Fanciulli, buongiorno dall'umidissimo Ghana. Dopo 8 mesi di viaggio e quasi 30.000 km percorsi in Westafrica è arrivato finalmente il momento di fare la recensione della Vogue 300 Rally. Se non ricomincia a piovere e soprattutto se non mi cadono noci di cocco sulla testa. Ho ricevuto letteralmente centinaia di messaggi di persone che volevano sapere come si è comportata la moto durante questo viaggio in Africa, anzi questa prima parte del viaggio in Africa, quindi oggi vi racconto tutto quello che dovete sapere. Non sarà la classica recensione, non vi racconto della potenza del motore eccetera eccetera, perché di questi video ne trovate quanti ne volete in rete, ma vi racconterò esattamente come si è comportata alle prese con un uso in puro stile Zero Highways. Per chi non mi conoscesse, sono Federico Valeri. Negli anni precedenti ho viaggiato in sella a una Benelli TRK 502X, percorrendo circa 100.000 km attraverso una 35 di paesi tra Europa, Medio Oriente, Asia e Nord Africa. They go down now. Let's go, let's go, let's go, let's go. Questo canale si chiama Zero Highways, che in inglese vuol dire nessuna autostrada, perché i viaggi che faccio si svolgono prevalentemente in fuoristrada su strade sterrate, cosa che sta avvenendo sempre di più, motivo per il quale dopo l'ultimo viaggio in cui ho raggiunto il Nepal attraversando buona parte dell'Himalaya in fuoristrada, ho deciso di alzare ulteriormente l'asticella e fare ancora più fuoristrada, ancora più impegnativo, ma a bordo di una moto leggera. Assieme alla piccola Vogue 300 Rally ho fatto questo. Molte volte questo. Hola. Hola. Gracias. Fire there. Non ci posso credere che ho fatto questa cosa. Oh, piano, 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 piano. Vediamo un po'. Ok, mi sono scastrata. Yeah, the white man is crossing in Moselo River. Cioè qui proprio stiamo sfidando le leggi della fisica, non so se riuscite a vedere, saranno 5 centimetri. Troppe volte questo. Anche questo. Ci divertiamo proprio, Ahimè anche questo.
e il progetto è nel corso dei prossimi 2 anni circa di fare questo. Ho acquistato questa moto circa un paio di anni fa e dopo l'entusiasmo iniziale per via della leggerezza, del fatto che riuscivo a fare delle cose in fuoristrada che con la TRK non sarei stato in grado di fare, piano piano ho cominciato a notare i vari difetti di questa moto, fino al punto di pensare di aver fatto veramente una gran cavolata. Io sono alto 1,86 m, 1,87 m e questa moto me la sentivo veramente molto molto piccola. Il manubrio basso, per cui guidando in piedi ero costretto a stare sempre in una posizione un po' aggressiva, anche quando magari dovevo fare semplicemente una tappa di trasferimento avrei preferito stare un pochino più comodo. Leva del cambio cortissima, fatta per un bambino probabilmente, quindi con gli stivali era quasi impossibile infilarci il piede sotto, dovevi fare proprio delle manovre da tipo posizioni yoga. Oltretutto la forma del sedile, così un po' a conca, ti obbliga a stare in una posizione abbastanza precisa, per cui la distanza del corpo dal manubrio e anche dalle plastiche, da questo rigonfiamento delle plastiche intorno al serbatoio. Sostanzialmente sbattevo con le ginocchia e mi trovavo veramente molto costretto, per non parlare poi dell'impianto frenante, freno anteriore inesistente. Con 1 o 2 dita era assolutamente impensabile frenare, bisognava strizzare completamente con tutta la mano, cosa che mi costringeva a spostare le dita ogni volta che dovevo frenare. Viceversa la frenata del freno posteriore invece era sovrabbondante, bastava sfiorare la leva del freno posteriore per perdere aderenza, anche perché è una moto che ha un freno motore veramente molto importante, quindi scalare e frenare contemporaneamente con la poca sensibilità dello stivale era sbandata assicurata. Sono stato a un passo dal venderla, ma nel senso proprio a un passo. Poi sfruttando anche il tempo che ho avuto a disposizione durante la convalescenza dopo l'incidente, sono messo a ragionare su quali fossero i punti di forza di questa moto e se c'era qualcosa che potevo fare per migliorare i difetti senza andarla a stravolgere e senza andarci a spendere una cifra che su una moto da 4.200 euro di listino non ha senso spendere. Allora, io mi scuso per i rumori che state sentendo in sottofondo, ma l'Africa è un continente rumoroso. Il Ghana in particolare è un paese piuttosto attivo, c'è sempre qualcuno che lavora, che costruisce, che ripara qualcosa, ci sono galli che cantano in giro. Sono 3 giorni che corro presso a questa recensione, la inizio, la sospendo, la riprendo, la ricomincio. E questo è anche il mese fortunato perché è il mese del silenzio. Piccolo aneddoto, in concomitanza con la semina del mais, per consentire al mais di crescere senza essere disturbato, per un mese in Ghana è proibito suonare, riprodurre musica e fare rumori molesti, perché altrimenti in condizioni normali qua fuori ci sarebbe la banda con i tamburi. Vi dicevo delle modifiche. La prima modifica che ho fatto è stata aggiungere dei risers. In pratica questi pochi centimetri hanno permesso di alzare parecchio il manubrio e guadagnare una posizione di guida molto più comoda, sia in piedi ovviamente che anche da seduti, sia per la posizione del braccio sia anche per la posizione del corpo, perché comunque un pochino il manubrio si è avvicinato e quindi riesco ad essere, non so bene neanche in che modo, ma a evitare di sbattere con le ginocchia qui sulle plastiche attorno al serbatoio. Seconda modifica fondamentale, cambio delle pasticche anteriori. Ho preso delle pasticche sinterizzate, hanno una frenata estremamente più efficace, quindi adesso la moto frena davanti. Dietro in realtà è successa questa cosa: in Marocco ho trovato che le pasticche si stavano consumando rapidamente, nonostante io in realtà praticamente non lo usassi il freno posteriore. Probabilmente anche per una posizione sbagliata della leva del freno posteriore mi ritrovavo ogni tanto ad appoggiare il piede sulla leva e quindi a tenere il freno leggermente in funzione. È piuttosto complicato trovare pasticche di ricambio per questa moto, infatti non le ho trovate, però un meccanico di 4x4 ha fatto una cosa che non pensavo neanche si potesse fare. In pratica ha rimosso la parte di ferro che era ormai esaurita e ne ha applicato un altro sopra. Probabilmente, siccome questo è un meccanico di 4x4, il tipo di ferro che è stato utilizzato è molto più duro, infatti dopo 15.000 km è ancora praticamente nuova, solo che il risultato è che la frenata adesso è molto più debole, ma è esattamente quella che serve, quindi invece di inchiodare frena quando serve, ma rallenta quando uno non vuole inchiodare, e anche in unione al freno motore non si crea più quella situazione per cui, come sfioravo il pedale del freno, la ruota posteriore inchiodava e finalmente la moto frena nel modo in cui si presuppone che freni. Altro grosso problema di questa moto è non ha l'indicatore di benzina, ha soltanto la spia di riserva che però si accende quando praticamente stai già rimanendo a piedi. Se si accende la spia il motore comincia a singhiozzare, quindi è del tutto inutile. Siccome anche il serbatoio non è gigantesco, con circa 10,5 litri, e la moto con i rapporti originali consuma anche parecchio, perché stavo sui 22-23 km al litro, che per un 300 è un consumo un po' eccessivo, ho cambiato la colonna posteriore
mettendo una 44 denti anziché la 48 originale. Questo ha allungato di circa 10% i rapporti e ha avuto un impatto notevole anche sui consumi. Adesso si aggirano intorno ai 28-28,5 al litro. Siccome comunque con 10-11 litri a disposizione e 28 km al litro di consumi l'autonomia non è ancora sufficiente per viaggiare, ho installato questo serbatoio aggiuntivo che in realtà nasce per la Honda CRF 300, ma si adatta molto facilmente anche alla Voge 300. La staffa, questa è quella originale, l'ho soltanto fatta rinforzare perché in Marocco si è rotta al primo fuoristrada, metallo AliExpress. L'adattamento da fare è qui. Questa staffa qui l'ho fatta fare, quella originale non è compatibile, di forma e dimensione completamente diversa. Qui si è trattato semplicemente di ricostruire una staffa e sfruttare due fori filettati che si trovano sul telaio, quindi ci è voluto veramente poco lavoro. Il serbatoio in pratica funziona in questo modo: con questo tubo ci si collega al serbatoio ma alla presa di aspirazione, praticamente da dove normalmente entra l'aria quando la benzina al serbatoio comincia a scendere. In pratica, per evitare che si crei il vuoto nel serbatoio man mano che si consuma la benzina, ogni serbatoio ha un foro con un tubicino dal quale aspira aria. Questo serbatoio è collegato al posto di questo tubicino, quindi in pratica man mano che il motore consuma benzina scende la benzina all'interno del serbatoio principale, ma anziché aspirare aria aspira la benzina dal serbatoio posteriore. Questo serbatoio aggiuntivo non mi dà soltanto un'autonomia maggiore, circa 5,5 litri, se corrispondono a 150 km di autonomia in più, ma mi permette anche di ovviare all'assenza dell'indicatore di benzina, perché in pratica che succede? Che se io apro il tappo e guardo il serbatoio, fin tanto che lo vedo pieno so che sto utilizzando la benzina del serbatoio posteriore. Man mano che poi ho finito quella e comincio a utilizzare quella del serbatoio principale, per 50-100 km ancora il livello della benzina sarà abbastanza alto e lo riesco a vedere molto bene. Allo stesso chilometraggio, senza questo serbatoio posteriore, tralasciando per un attimo il discorso dell'autonomia maggiorata, mi ritroverei a non riuscire a guardare bene quanta benzina c'è all'interno del serbatoio, perché il livello sarebbe molto basso e col buio non riuscirei a capirlo. Quindi in questo modo riesco a tenere d'occhio molto meglio quanta autonomia ho ancora a disposizione. Altra modifica che ho fatto tagliare e allungare la leva originale, anche un po' troppo devo dire, però sicuramente è molto più comoda in questo modo. Diciamo che prima arrivava all'incirca qua, che quindi come vedete non c'era proprio spazio per mettere il piede, adesso è assolutamente più comodo. Ok, quindi a questo punto abbiamo una moto che frena, che consuma il giusto, ha i rapporti giusti per poterci viaggiare, non soltanto per arrampicarsi sui muri, autonomia sufficiente, perché adesso con entrambi i serbatoi faccio tra i 400 e i 450 km a seconda del tipo di strada e del tipo di benzina anche. Una posizione di guida finalmente comoda, sia da seduti che in piedi, sia nei momenti di guida aggressiva che nei momenti di guida più rilassata, e quindi siamo pronti per partire. Anche per niente. Poche settimane prima di partire ho scoperto due problematiche importanti che mi hanno gettato nello sconforto, perché mi hanno cominciato a far dubitare della qualità costruttiva di questa moto. Prima cosa, tutte le parti in movimento, quindi canotto dello sterzo, gli snodi qui della sospensione, forcellone, ammortizzatore erano totalmente privi di grasso. Quello però poco male, smontando e ingrassando, la moto aveva 4.000 km quando dovevo partire, quindi insomma non si era danneggiata sicuramente, e sono riuscito a risolverlo. Il problema ancora più grave è il filtro dell'aria, o meglio la scatola del filtro dell'aria non è a tenuta stagna. Ho trovato dello sporco internamente, quindi dietro al filtro dell'aria. Sono informato un po', ho scoperto che è una problematica che anche altri proprietari hanno riscontrato. In pratica la scatola del filtro dell'aria non è ermetica, quindi una parte dell'aria esterna, dell'aria sporca non ancora filtrata, riesce a passare dietro al filtro dell'aria. Potete immaginare, io stavo partendo per l'Africa, avrei dovuto affrontare la sabbia del Marocco e della Mauritania, la polvere di Sierra Leone, Guinea, giusto per citare i primi paesi dove attraversare, sarei rimasto a piedi probabilmente già in Marocco. È stata una corsa contro il tempo per finire di preparare la moto, una tale corsa contro il tempo che alla fine l'ultimo bullone di questa moto io l'ho finito di stringere la notte prima di partire. Questo, al di là dello stress enorme che mi ha provocato, ha generato in me una grossa sfiducia nei confronti della qualità costruttiva di questa moto, perché io sono partito veramente con una sensazione diametralmente opposta rispetto a quella che avevo quando sono partito con la TRK. La TRK l'avevo guidata per 15.000 km, l'avevo già maltrattata e sapevo che non batteva ciglio e che si sarebbe comportata in un certo modo. Partire con questa moto per me invece è stata veramente una fonte di grande stress, tant'è che ci sono voluti un paio di mesi prima di entrare in confidenza, prima di capire
che era esattamente la moto giusta per il tipo di viaggio che stavo facendo. E il click c'è stato in Marocco, in particolare in 2 tappe che si sono rivelate così estreme, così difficili da riuscire a uscirne fuori soltanto mettendo in campo entrambi tutto quello che avevamo da dare. Abbiamo letteralmente lottato entrambi come leoni per uscire fuori da 2 situazioni che da serie si erano cominciato a fare veramente gravi, da soli a decine di chilometri dalla civiltà e con le scorte di acqua che stavano cominciando a finire. Io ho messo sul piatto una resistenza fisica e mentale che non ho fatica a definire sovrumana, e lei mi ha ripagato continuando a spingere come un trattore e passando sopra a qualunque ostacolo che ci si è parato davanti, facendo cose che io onestamente non pensavo neanche di essere in grado di fare. Ero seriamente preoccupato della tenuta del motore perché in entrambe le situazioni l'ho sforzato veramente oltre ogni ragionevolezza e a basse velocità, quindi con poco flusso d'aria per raffreddarlo, preoccupato anche della frizione. Invece il motore ha continuato a spingere sotto al sole a temperature folli, veramente senza nessun segno di cedimento, e la frizione che io ero convinto avrei bruciato in quello sterrato che mi ha richiesto un'intera giornata per percorrere in discesa 10 km ha retto miracolosamente e continua a reggere da 15.000 km. Adesso passerei alle 2 domande che mi fanno più spesso: quali modifiche ho portato alla moto e cosa si è rotto durante il viaggio. Allora, oltre alle modifiche che vi ho già raccontato, quindi il cambio delle pasticche, i risers, l'aggiunta del serbatoio posteriore, il cambio della corona e conseguentemente della catena con una a 108 maglie, quindi 2 maglie più corta. Il resto sono prevalentemente modifiche così di comfort e di utilità. Qui ho 2 portacellulari, adesso li ho tolti perché sto preparando la moto per poi metterla lì in garage fino a metà ottobre quando tornerò. Il portacellulare superiore ha 2 prese USB collegate sotto chiave e poi ho aggiunto questa ulteriore coppia di prese USB con voltmetro integrato, questa collegata direttamente alla batteria. In questo modo sono in grado di ricaricare alcuni dispositivi magari in emergenza senza dover tenere il quadro acceso e quindi consumare più energia di quella che dovrei. Poi manopole riscaldate, credo non le userò mai più per i prossimi 2 anni, ma queste sono state delle salvavita in Spagna, in Marocco e in parte anche in Mauritania. 16 euro spesi con grande piacere. Qui c'è la piccola centralina che ho fissato in puro stile zero high, questo con colle e fascette. Poi ho cambiato i paramani, quelli originali sono in plastica, brutti, delicatissimi. Questi li ho presi su AliExpress, stranamente per essere presi su AliExpress sembrano robusti. Hanno l'interno in metallo, giallo che vagamente ricorda il giallo della moto, un po' più chiaro. La cosa che mi preoccupa di questi paramani è questa, che in caso di caduta, se questa sale, c'è il rischio che vada a spaccare la pinza del freno. Ma tanto ce n'ho una di scorta, poco male. Altra modifica che consiglio a tutti di fare: qui abbiamo il filtro dell'aria, dall'altro lato abbiamo la batteria. Qui in teoria basta smontare questa vite e tirare via qui un fermo in plastica, ma poi il problema è che adesso non ve lo riesco a far vedere bene perché ho questa struttura qui, ma qui c'è il rack per i bagagli, ecco, forse qua lo vedete bene, e praticamente questa parte di plastica arriva dopo il punto di aggancio del rack, quindi per smontare queste 2 parti bisognerebbe tirar via, ci sono 3 bulloni, 2 di lato, uno qui dietro, tirar via tutto questo pezzo di metallo, che è un'operazione rognosa. Basta invece fare un taglietto lì sotto, separare la parte finale dalla parte iniziale, quindi la parte finale la incollate qui, il taglietto sta sotto questo supporto in metallo, quindi praticamente non si vede neanche, e questa parte viene via semplicemente smontando questa vite. Un'altra modifica che consiglio a tutti di fare, che io ho fatto con colpevole ritardo, è questa: alzare le barre paramotore. L'originale arriva fino a qui, io ho fatto fare quest'altra parte. Qual è la ragione? A parte per fissare meglio le borse laterali, che prima avevo fissato semplicemente forando le plastiche, devo dire funziona anche piuttosto bene, ma perché, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, vedete lì? Le plastiche laterali sono fissate direttamente ai radiatori. Che cosa succede? Che immaginiamo questa attaccata sulle plastiche, cadendo questa borsa va a schiacciare il radiatore, e mi è già successo, forse lo riuscite a intravedere se non è troppo buio, questa parte del radiatore schiacciata, stessa cosa dall'altra parte. È facilissimo fare grossi danni. Alcuni mettono le borse qui, però oltre ad essere particolarmente brutte, in caso di caduta andare anche a distruggere quello che c'è dentro, e poi a mio avviso interferisce troppo con i movimenti delle gambe mentre si guida in certe situazioni. Quindi adesso, se la moto mi cade, queste barre assorbono buona parte del colpo. Le ho fatte anche rinforzare, quelle originali hanno semplicemente queste 2 staffettine qui sotto a L, veramente super delicate, che si piegano a guardarle, quindi ho fatto saltare questa barra qua sotto. E poi ho rinforzato anche questa parte qui,
quindi questo pezzo l'ho fatto mettere io, vedete anche di qua. In questo modo, cadendo, quasi trasferisce la forza e tutta questa struttura è estremamente più robusta. Per il resto mi pare basta. Ultima chicca, questa piccola aggiunta serve per agganciare il casco. In pratica questa moto, un po' per come è inclinata, un po' perché al sedile piccolo non ha grosse superfici piane dove posso appoggiare il casco e ogni volta che lo metto lì tende a cadere. Invece con questo qui ci potete agganciare tanto la bustina della spesa quanto il casco. Sembra una sciocchezza, ma veramente è di un'utilità pazzesca. Dimenticavo, lampada LED molto più potenti e soprattutto hanno il vantaggio di non avere il problema delle lampade, non so bene quale sia il motivo, ma di non avere il problema delle lampade a filamento originali, che praticamente questi due fari lavorano in parallelo e l'abbagliante e l'anabbagliante sono separati da una linea netta, quindi dove arriva l'anabbagliante da lì poi parte l'abbagliante. Questo fa sì che o vedete, diciamo, da un certo punto a voi o da quel punto in avanti, ma quel punto lì non va mai bene per entrambe le condizioni, quindi o si vede bene con l'anabbagliante o si vede bene con l'abbagliante. Per pura coincidenza, grazie a queste lampade LED, probabilmente che hanno un chip che è più alto rispetto al filamento, quindi l'abbagliante e l'anabbagliante si sono leggermente sovrapposti, quindi ho sempre una fascia illuminata in entrambe le condizioni. Colgo anche l'occasione per farvi vedere questo poco trasparente che vedete qui. Non è sporco, ma è l'effetto dei 2 giorni di tempeste di sabbia in Mauritania. Praticamente questo è come se ci avessi passato la carta vetrata sopra, una carta vetrata fine, quindi è proprio la plastica del faro che non è più trasparente. Adesso veniamo a cosa si è rotto. Allora, a parte la staffa del serbatoio aggiuntivo, questa qui che si è rotta dopo il primo sterrato in Marocco, ma questo è un pezzo AliExpress, quindi non c'entra niente con la moto, e il clacson che qui di fabbrica è tenuto da una staffettina migragnosa e si è spezzato, ma dopo 15.000 km, quindi ancora ci può stare. Questa moto ha avuto 3 problematiche serie, 2 di natura elettrica, una di natura meccanica. In Gambia sono rimasta a piedi, non funzionava più la pompa della benzina, ci ho messo 2 giorni per capire quale fosse il problema e il problema si trova qui dietro. Ovviamente questa qui è una delle scatole relè fusibili, i connettori che escono da qui dietro vanno a premere su, credo, il corpo farfallato, comunque qualche parte del motore, e con le vibrazioni sia del motore che della strada i cavi tendono a tranciarsi e i cavi che sono più esposti sono proprio quelli della pompa della benzina. Questo secondo me dipende anche dal fatto che questa moto in realtà è commercializzata in varie parti del mondo con un marchio differente. Ad esempio qui in Ghana, in Costa d'Avorio, è commercializzata con il marchio Apsonic, che tra l'altro fa anche quei tuk-tuk, quei carretti a 3 ruote. Praticamente la moto è la stessa, qualche dettaglio di differenza. Il motore dell'Apsonic è completamente diverso, a parte un 250 anziché un 300, poi è raffreddato ad aria e in parte a olio, ha soltanto un piccolo radiatore per l'olio. Quindi con tutta probabilità questo motore è stato un po' messo a forza. Tra l'altro proprio ieri mi è arrivato un messaggio di un amico portoghese che mi informa di una cosa tristissima, ovvero che per smontare la frizione che si trova qui bisogna tirar via tutto il motore. Mi parlava di 2 viti che non si riescono a togliere senza tirare via il motore, credo siano questa qui e quella lì sotto, e forse pure questa. Bruttissima notizia. Questo perché appunto il motore è stato messo a forza e ci sono alcuni conflitti con il resto del telaio e delle strutture. Anche l'iniettore, ad esempio, io ho provato a far smontare a Dakar per pulirlo dalla benzina sporca della Mauritania, non c'è verso di tirarlo via senza smontare il motore. L'altro problemino elettrico, sempre abbastanza banale, ma che ti lascia a piedi e è un problema se non sai come risolverlo, qui dietro c'è un connettore giallo che unisce i cavi che escono dall'alternatore con il resto dell'impianto e il raddrizzatore che si trova qui dietro al telaio. Quel connettore si è danneggiato, si è fuso, non sono riuscito neanche ad aprirlo, quindi sono proprio incollate le 2 parti in plastica, ma evidentemente i contatti internamente non fanno più contatto bene perché ho soltanto una delle 3 fasi che arriva sul raddrizzatore, motivo per il quale sono rimasto a piedi proprio settimana scorsa mentre andavo dal meccanico. Ho spento la moto a un semaforo perché faceva un caldo micidiale e c'era tantissimo traffico, e quando sono andato a rimettere in moto la moto non è più ripartita, la batteria si era scaricata nonostante che fosse un'ora e mezza che andavo. Poco male, si ripara facilmente, so come farlo, però questo anche insomma è indice del fatto che dal punto di vista dei materiali insomma, un po' di economia sicuramente è stata fatta. La problematica di natura meccanica invece è lui. Ho già dovuto cambiare 2 volte questo ammortizzatore, la prima volta a 4.000 km, prima ancora di essere partito, perdeva un pochino, c'era lo stelo umidiccio e si capiva che stava per morire, e questo qui invece ha retto 20.000 km ed è completamente esploso, ha perso interamente tutto l'olio che aveva internamente, perciò sono 1.500 km che io viaggio parzialmente fuori strada
completamente sfrenato. Allora, è vero che questo ammortizzatore se l'è passata brutta, ne ha viste di tutti i colori, ma il primo assolutamente no. Quei 4.000 km io ho fatto un pochino di fuoristrada, ho fatto rodaggio e poi parecchia strada asfaltata, quindi considerando anche il costo della moto suppongo che sia veramente un componente molto economico. Tutto sommato faceva anche il suo, però con i bagagli anche col precarico messo al massimo è un po' al limite, servirebbe un pochino più duro e un pochino più smorzato, al punto tale che se non avessi messo il precarico al massimo la moto non sarebbe stata dritta sul cavalletto con il semplice peso aggiuntivo dei bagagli. Io ho circa 30-35 kg di bagagli, in realtà probabilmente dietro anche un pochino meno perché buona parte del peso sta come attrezzi e parte di ricambio qui nelle borsettine anteriori. Allora, prima di passare alle conclusioni, in generale le sospensioni, devo dire, io sono piuttosto soddisfatto al di là del fatto che si rompono, però fanno il loro lavoro, fanno il loro sporco lavoro, hanno entrambe una buona escursione, sono un po' morbidose, ma devo dire passi sopra agli ostacoli veramente in maniera piacevole, soprattutto se sei abituato magari a una moto più pesante con delle sospensioni non certo eccellenti e con un'escursione molto più limitata. Quindi dal punto di vista della guidabilità in fuoristrada, grazie alle sospensioni, alla leggerezza generale e all'altezza della terra, veramente si fanno cose incredibili con questa moto. E la leggerezza poi non è soltanto un discorso, come dire, nel caso in cui ti cade a terra, ma sollevare la moto con una mano per poterci mettere un pezzo di legno sotto e pulire la catena, ingrassarla o anche banalmente cambiare una gomma, non ha prezzo. Ultima cosa, veniamo al motore. Il buon Federico Marretta definì questa moto come sembra attaccata a un cancello, cioè non è un cancello lei, ma sembra che è stata agganciata a un cancello perché non va. Lui è abituato a un KTM 1290, 160 cavalli di moto, ovviamente è inevitabile che questa moto sembri ferma. In realtà questa moto non è per nulla ferma, ha un motore piuttosto grintoso, sale dei giri veramente molto bene, spinge un po' a tutti i regimi. Il problema forse è che a bassi regimi, non avendo il parastrappi, è molto brusca. Quindi soprattutto in quelle situazioni in cui c'è da spingere molto a basse velocità e anche in prima si sta sotto i 3.000 giri per esempio, la moto tende a essere molto brusca, a fare molto rumore, la catena che sbatte, quindi lì non è molto piacevole. Probabilmente con i rapporti originali questa cosa l'avrei sofferta di meno, ma poi avrei sofferto tutto il resto dei trasferimenti su asfalto. Ma è un motore che vibra veramente tanto. Ci sono dei range di giri, diciamo dai 4.000 ai 6.500 più o meno, in cui le vibrazioni sono assolutamente contenute, ma dai 7.000 al fuorigiri, che è circa 10.000 giri, è veramente un trattore, veramente le vibrazioni sono importantissime. A me frega poco, anzi mi piace pure, la sento maschia, però capisco che a qualcuno possa dar fastidio questo livello di vibrazioni. Sono vibrazioni talmente importanti che io ho già distrutto un telefono e ne sto per distruggere un secondo. Praticamente non mi funzionano più le prese USB di ricarica. Le vibrazioni con il tempo hanno probabilmente mangiato i contatti internamente, per cui adesso il telefono, che funziona perfettamente, non si carica più. Tra l'altro si è rotta anche la ricarica wireless, quindi probabilmente l'avvolgimento di filo che c'è internamente, la bobina che prende l'energia dalla bobina trasmittente del portacellulare, anche quello, il filo si è spezzato. Questo per darvi un'idea dell'entità delle vibrazioni. Chiudo questa strana recensione facendo un ragionamento generale sul peso e sulla potenza della moto. I circa 70 kg in meno che questa moto pesa rispetto alla TRK e gli altri almeno 20-30 kg di bagagli in meno che mi sto portando, perché ovviamente una moto così piccola e leggera ti obbliga a portarmi ancora meno bagagli, stanno facendo tutta la differenza nel mondo. Per darvi un riferimento, io con la TRK in circa 100.000 km sono caduto almeno 50 volte, diciamo che a 50 ho smesso di contare. Con questa in 30.000 km sono caduto 2 volte e mezzo in viaggio e una volta mentre facevo rodaggio, ma perché stavo ancora prendendo un po' confidenza con la moto. Durante questo viaggio mi sono trovato in situazioni in cui col TRK non solo sarei caduto 1000 volte, molto più anche che nei viaggi precedenti, ma proprio non sarei stato in grado di farlo questo viaggio. Cioè, mettere una moto di 230-240 kg su una canoa per attraversare un fiume è una roba fuori di testa, cioè è quasi certo che affondi. Per cui se prima avevo soltanto, come dire, un sentore che una moto leggera fosse la scelta giusta per certi tipi di viaggi, adesso non ho la certezza matematica. E veniamo poi in ultimo a un tema grandemente dibattuto, la potenza. Io continuo a ricevere commenti e messaggi del tipo però è una moto poco potente, come fai a viaggiarci, se avessi una moto più grande, una moto più potente. Io capisco perfettamente da dove viene questo ragionamento. Se si fanno dei viaggi tipo 2 settimane di ferie da qualche parte o un mese andata e ritorno a Capo Nord, capisco perfettamente che una moto
più veloce, più potente, magari più grande, più stabile, più pesante, più protettiva anche dal vento, dalle eventuali intemperie, ha assolutamente un senso. In un viaggio avventura capita spessissimo che le velocità medie siano nell'ordine dei 15, 20, 30 km all'ora, e la potenza in quel caso è assolutamente rilevante. E questa moto, devo dire, anche se c'è da fare un sorpasso, a certe volte neanche scalo, perché comunque ha un motore con una buona coppia che spinge, e se non la sovraccarichi di peso, comunque la moto va. In fuoristrada, soprattutto quelle volte che magari ho tirato via i bagagli, mi sono andato veramente a divertire, quindi spingendo parecchio, se vuoi ti derapa di gas, quindi realmente non ho mai sentito, in 30.000 km mi sarà capitato 3-4 volte di dire oddio, se avessi avuto 10 cavalli in più, ok, ma è più una questione di sfizio che non di... ma è più una questione di sfizio che... Nice ride. Thank you. Non ce la farò mai. Ma è più una questione di sfizio che una reale esigenza. Tra l'altro esattamente come poi... Tra l'altro poi esattamente come avevo già cominciato a pensare nei viaggi con la DRK, la bassa potenza è anche una sorta di salvavita, nel senso che ti evita di farti venire quel prurito che ogni tanto ti fa divertire ma poi ti mette in difficoltà, e andarsi a fare male perché si è spinto un po' troppo, come mi è successo in Sicilia. A 10.000 km da casa, in paesi dove il servizio sanitario è quello che è e magari sei a 1 o 2 giorni di viaggio dall'ospedale più vicino, non è proprio una grandissima idea. Concludo questa travagliatissima recensione tra frullini, martelli, canti di galli, temporali, zanzare, dicendovi che lascerò le conclusioni a una prossima recensione che presumibilmente farò quando raggiungerò il Sudafrica. Questo perché ho notato un certo decadimento dello stato di salute di questa moto nell'ultimo paio di migliaia di chilometri, e devo capire se è soltanto una coincidenza che si stanno cominciando a rompere un po' di cose tutte insieme o se è indice del fatto che la sto portando a fine vita. Quindi vi do appuntamento a quando festeggeremo i 50.000 o i 60.000 km. Ok, con questo credo di aver finito. Fatemi sapere nei commenti se avete bisogno di qualche altra informazione sulla moto, e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, per voi è assolutamente gratuito, ma a me dà una grandissima mano a farlo crescere. Che è successo? Morta la moto. Non c'è più elettricità, si è morto tutto. Non ho registrato nulla perché ho capito subito che il problema era se potenzialmente potesse essere serio. La batteria è completamente andata, è caldissima, è in cortocircuito, sta a 0 volt, quindi mi sono sbrigato di corsa a toglierla per paura che prendesse fuoco. Guardate che bestia di chiodo ho preso, ma poi dritto così, come cacchio è possibile? Guarda che roba, oh! Oh! Vabbè, pure questa è fatta. Il ragazzo qua ha lavorato piuttosto bene. Prima di rimanere a piedi nei prossimi 5 minuti. No, riperde di nuovo la gomma, porca vacca.